Bentornati a In Viaggio con l'Archeologo. I greci le consideravano discendenti di Ares, il dio della guerra, e Omero nell'Iliade le definiva pari agli uomini. Nel video di oggi parleremo delle Amazzoni. Le Amazzoni, con il loro stile di vita dedito alla guerra e alla caccia, rappresentavano una vera e propria minaccia al modo di concepire la società greca, e per questo erano così presenti nel mito e nelle rappresentazioni. Per Omero, che le cita appunto nell'Iliade, ma solo di sfuggita, erano donne guerriere provenienti dalla Scizia, tanto abili da potersi confrontare coi famosi eroi omerici. Erodoto, nelle sue storie, riprendendo in parte il commediografo Eschilo, ci dà qualche informazione in più. Secondo lo storico, le Amazzoni vivevano nel Ponto e avevano come capitale la città di Temiscira, sul fiume Termodonte. I greci, dopo aver vittoriosamente espugnato la città, catturarono un certo numero di Amazzoni, ma durante il viaggio di ritorno per mare le donne attaccarono gli equipaggi, li uccisero e presero il controllo delle imbarcazioni. Non essendo però abili nella navigazione, finirono per naufragare nella Meozia, presso le paludi alla foce del Tanai, il moderno Don. Qui, catturati dei cavalli, cominciarono a razziare le terre degli Sciti, e quando questi si accorsero che i tanto temuti cavalieri erano donne, decisero di mandare presso di loro giovani maschi, e i due popoli in questo modo si unirono, spostandosi più a est e dando vita alla tribù dei Sauromati. Presso questo popolo, ci dice Erodoto, le donne ancora oggi combattono, cacciano e si vestono come gli uomini, continuando così la tradizione delle Amazzoni. Addirittura aggiunge: per quanto concerne il matrimonio, è consuetudine che nessuna fanciulla si sposi finché non abbia ucciso un uomo nemico, e alcune di loro invecchiano e muoiono senza sposarsi, non potendo adempiere questa antica legge. Questa società, in cui le donne ricoprono un ruolo chiave, non è per Erodoto un fatto isolato. Ci ricorda che anche presso gli Sedoni, altro popolo a est della Scizia, le donne hanno pari diritti degli uomini. E ancora, presso i Lici, i figli prendono il nome delle madri anziché dei padri, e le donne zaveche guidano i carri da guerra. Strabone invece ha una visione differente. Basandosi sui resoconti di altri autori, colloca le Amazzoni nelle zone dell'Albania caucasica, sul Mar Caspio, oppure sui Monti Cerauni. Secondo un'usanza locale, le Amazzoni si ritrovano una volta l'anno coi vicini Gargareni per procreare, di nascosto e nell'oscurità. Le figlie femmine sono trattenute presso le Amazzoni, mentre i maschi vengono mandati dai padri per essere cresciuti. Riporta questi racconti senza però crederci, scrivendo che si tratta solo di fantasie. Chi potrebbe mai credere che un esercito di donne o una città o anche una tribù possa organizzarsi senza uomini, e non solo organizzarsi, ma anche fare incursioni nel territorio di altri popoli, sopraffarli, avanzare fino all'attuale Ionia e addirittura inviare una spedizione attraverso il mare giungendo in Attica? Il nome Amazzone è stato oggetto di diverse interpretazioni. Secondo una versione del mito greco, riportata anche da Strabone e Ippocrate, il termine deriva dall'usanza di mutilarsi il seno per essere più abili nel tiro con l'arco e nell'uso del giavellotto. La parola greca per seno è infatti mastos, con l'alfa davanti, che indica privazione. Ma questa versione non trova nessun riscontro nelle tante raffigurazioni delle Amazzoni, oltre a non avere senso dal punto di vista pratico. Potrebbe allora derivare, sempre dal greco, dall'usanza di vivere insieme, ama-zao. Altri ipotizzano un'etimologia persiana, e quindi Amazzone va a indicare o la donna guerriera, oppure la donna che vive senza l'uomo. Le Amazzoni quindi, per tutti gli autori, sono donne guerriere indipendenti e forti, che scendono in battaglia armate come gli uomini, portando arco, lancia e spada. Partecipano alla guerra di Troia come alleate di Priamo, guidate dalla regina Pentesilea, della quale si innamora perdutamente Achille dopo averla ferita a morte. Le ritroviamo come avversarie dell'eroe Bellerofonte e ancora contro Ercole, nel corso della sua nona fatica, quella in cui deve recuperare la cintura della regina Ippolita. Arrivano persino ad assediare Atene per vendicare il rapimento di Antiope da parte di Teseo, ma vengono sconfitte dall'eroe ateniese. In tutti questi miti vediamo le Amazzoni vinte dai greci. Le temibili donne guerriere sono infatti viste come un pericolo per la società greca, della quale rappresentano proprio l'opposto e simboleggiano quindi il disordine e la lontananza dalla civiltà.
A tale scopo le troviamo associate nelle raffigurazioni con i centauri e i giganti, come nelle metope del Partenone, dove tra l'altro indossano abiti orientali per richiamare i nemici persiani. Dal punto di vista archeologico, il mito delle Amazzoni non appare così infondato come suggerito da Strabone. Gli scavi effettuati dal Mar Nero alla zona del mare d'Azov fino al Kazakistan e alle steppe russe hanno portato alla luce nel corso degli ultimi decenni numerose sepolture, databili tra il IX e il II secolo a.C., di cui molte appartenenti a donne che presentano evidenti ferite da guerra, oltre ad armi e parti di armature nel loro corredo. Quelle femminili non sono la maggior parte delle sepolture, ben inteso, ma si tratta comunque dei resti di donne, per lo più giovani, abituate all'attività bellica, che ci confermano quindi l'esistenza di donne guerriere e di una base di verità dietro al mito portato avanti dagli antichi greci. Siamo giunti quindi al termine anche di questo viaggio nel mondo del mito e dell'archeologia. Se il video vi è piaciuto, come sempre, un mi piace è il modo migliore per farmelo sapere. Commentate se avete dubbi, se volete altre informazioni riguardo a queste straordinarie donne guerriere. Io a questo punto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo viaggio. Arrivederci!